In Italia i fatti di cronaca terribili e tragici che si colleghino a un sistema di interessi e potere, quando accadono, innescano un subbuglio di sciocchezze, dove tromboni senza cervello fanno a gara a chi la spara più grossa e pappagalli affamati ripetono ossessivamente la stessa litania. Accade regolarmente, quelle volte, pochissime per fortuna, in cui un uomo uccide una donna per motivi passionali. 2 casi ravvicinati accaduti di recente hanno aperto le porte del manicomio della politica e dei media e le gabbie delle iene dell'antiviolenza di professione. Questo articolo di Repubblica lo racconta bene. A commento dei 2 fatti di cronaca, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ammette che il legislatore e la magistratura possono arrivare entro certi limiti a reprimere questi fatti. Sembra una riflessione ragionevole che, però, forse per confermare che a governare vanno solo menti lucide, smentisce subito dopo dicendo: abbiamo addirittura introdotto il reato di femminicidio. A parte che non è vero, si tratta di un disegno di legge che dovrà essere discusso e approvato dal Parlamento, quindi non è stato introdotto proprio un bel niente, ma in ogni caso, se è vero che certi fenomeni non sono sradicabili quando raggiungono il loro livello minimo fisiologico, come accade in Italia con gli omicidi passionali, allora che senso ha fare a pezzi la Costituzione per introdurre un reato su una fattispecie inesistente? Non pago di dirsi e contraddirsi, il prode Nordio poi si adegua all'andazzo e suggerisce che per risolvere il problema bisogna insinuarsi nelle famiglie e nel cervello dei piccoli, dove si forma il software del bambino. Quindi per una trentina di casi di cronaca all'anno si dovrebbe fare la centrifuga al cervello di intere generazioni di maschi, magari sguinzagliando branchi di femministe o trans a fare lezioni negli asili per insegnare l'affettività. Oltre a questo, e prima che gli mettessero la camicia di forza, Nordio ha poi detto una cosa che ha un po' di senso. In fondo anche un orologio rotto segna l'ora esatta 2 volte al giorno. In particolare ha alluso al fatto che forse la massiccia presenza di immigrati potrebbe influire su questi eventi tragici. Apriti cielo. Ovviamente gli avversari politici di Nordio non hanno deluso le aspettative e l'hanno seppellito di accuse di razzismo, tirando fuori anche il manifesto della razza, perché una spolverata di accuse di fascismo insaporisce sempre un po' tutto. Ma Nordio allude a qualcosa di sensato? In termini assoluti e facendo una media sui casi degli ultimi 5 anni, circa 36, quindi un fenomeno tragico sì, ma minimale, abbiamo che il 29% dei cosiddetti femminicidi è stato commesso da stranieri, dunque si ha uno strabordante 71% di casi attribuibili a italiani. In questo senso Nordio ha torto, però quello è un calcolo idiota, buono al massimo per qualche giornalista medio italiano. Ed è idiota perché la presenza di italiani e di immigrati in Italia è radicalmente diversa. Gli uomini italiani al di sopra dei 12 anni sono 27 milioni, mentre gli uomini stranieri risultano poco più di 2 milioni e mezzo. Rapportando i casi a questi dati, si ha che in media negli ultimi 5 anni per ogni femminicida espresso dalla comunità italiana si hanno 4 femminicidi espressi dalla comunità immigrata. Che questa sproporzione sia dovuta a fattori etnici, come ha detto Nordio, o a molti altri più complessi fattori, dovrebbe essere un tema di discussione aperta e democratica, ma figuriamoci, tutto si riduce al richiamo al razzismo e al fascismo, oppure a tale Chiara Braga del PD, secondo cui la maggior parte dei femminicidi viene commesso in casa da uomini che odiano le donne dicendo di amarle. Peccato che se questi criminali davvero odiassero le donne in generale, allora ammazzerebbero qualunque donna sul loro cammino, invece ne ammazzano sempre una specifica. Ciò prova che chiamare femminicidio quelli che sono in realtà delitti passionali significa soltanto dare una lettura ideologica distorsiva a un fenomeno mai giustificabile, ma che ha sempre alla sua base un movente circoscritto e specifico, non un odio generico per il genere femminile. Dopodiché, come abbiamo detto, alle dichiarazioni manicomiali si uniscono i pappagalli con le loro litanie ossessive. Non può mancare allora il gotha dell'industria dell'antiviolenza che, dopo varie supercazzole, va sempre allo stesso unico concetto. L'unica cosa che di fatto costoro sono capaci di dire: serve rinforzare i centri antiviolenza, che nel gergo di questa gente significa una cosa sola.